Good morning guys, Fireworld Explorer still in Florence, and today we came to visit one of our friends. She's a sarta. She's Vittoria. Ciao! Allora, oggi Vittoria ci fa un piccolo corso di cucito, perché i nostri bambini hanno bisogno di imparare a cucire. Questo è il suo studio e oggi lei ha preparato una scatola di cucito per Emma per iniziare a cucire. Vittoria, ci puoi spiegare cosa c'è dentro? Ci abbiamo messo il metro. Questo ti serve e c'hai sia la parte in centimetri che si usa in Italia, che questa in inch, che è quella utilizzata in tutto il resto del mondo. Fili vari, un po' di colori, bianco e nero saranno quelli che userai più di tutto. Quando non sai cosa mettere, bianco o nero, e vanno sempre bene. Questo è grosso. Per attaccare i bottoni si usa normalmente questo più grosso. Forbici quelle piccole, queste sono solo per tagliare i filini. Poi quando sei più grande vieni e ti insegno a tagliare tutto e si fa con questo. Quelle sono più minacciose. Un po' di spilli che non si sa mai. Qui e qui dentro ci sono un po' di bottoni e di automatici, che se siete in giro e non li trovate almeno avete un kit. Questo è un gessetto che ti serve quando hai bisogno di segnare dove mettere un bottone, dove mettere un automatico, o se anche devi piegare puoi fare la striscetta, anche piegare sull'esterno così, perché questo è un gessetto che la prima volta che lavi con l'acqua va via. Spilla da balia. Questa, se c'hai un buco ma sei in giro e non puoi cucire, la metti e poi ci pensi a casa. Aghi di 2 misure per i fili più grossi e per i fili fini e piccolissimi. Il ditale. Ditale è pezzo fondamentale, così non ti fai male. Questo è filo da imbastire. Questo è un filo che si usa quando si cominciano a montare le cose per segnare. Invece del gesso si passano dei fili, questi fili qui, perché si rompe facilmente. Quindi quando hai bisogno di toglierlo lo strappi facilmente. Ci piace questo filo. Ma questo serve anche perché se si macchia di sangue un vestito, si ciuccia, si struscia e la saliva con questo cotone a trama larga, perché è poco ritorto, porta via il sangue dai vestiti. Cazzo. Ma sangue? Sì, Ma non sangue. sangue blood, sangue quello. Sangue blood. Questo si è strappato, sì, tutto si è strappato. No, era tutti i Luca, nostri- lui prum. E guarda qui. Cosimo, guarda, perché la prossima volta lo fai te. Allora, gli si levano un po' di capelli, che tanto non gli servono a niente. No, non sono di mio. Si tagliano le doppie punte. Non sono mio capelli. Poi, dato che ce la facciamo, che siamo in fondo, si butta un pochino dentro e si fa tornare preciso, ma visto che è difficile se non sta fermo cucire, giustamente ci mettiamo un po' di spillini, così sta fermo, e poi ci facciamo un puntino. Aspetta, scusa, ci sono passato sopra. La scatola magica. Allora, forse guarda se questo va bene, o più scuro o più chiaro. Magic box. Luca, don't take them all out. Visto che questo poi deve essere forte, lo mettiamo doppio il filo. Se è più leggero si fa con un filo, se è più Visto che pesante ha fatto il nodo, in 2 secondi ha fatto il nodo. intorno al dito. E viene il nodo.
mano sotto, Perché c'è così tutti senti questi bottoni? dove va a finire l'ago. Vedi? Così non prendi altro che non devi prendere. Si infila dentro il nodino, così non si vede, e si fanno dei puntini piccolini e vicini in modo che regga di più. Vuoi provare? Sì. Tira pure, che alla stoffa non ha visto? Ti sparisce. E poi guarda, da qui, che così è un po' più cicciottello, la stoffa, a di là. Perfetto. C'ha la mano lei, Poi alla parte. Se ti dà noia, visto che sei vicino, lo puoi togliere. Tanto E tanto adesso solo per tenere fermo. Allora, ora questo è il nodino. Puntino piccolo. Si ripassa dentro. Sistemati bene il filo perché sennò ti fai ciccetti. E quando sei vicino ci fai. E poi per far sparire il filo si infila un po' dentro, così non si vede. E poi con le mani. Sa, com'è, ma Non è proprio come lo fa la mamma, vero? ti piace? Ma direi meglio. Noi si fa gli abbricci, Sì, come noi si dice sì. a Firenze. Non devi tornare via. Ti piace? Un po' più corto allora. Sì. Quindi lo fai doppio per i bottoni? Mommy, can I do Sì. my bed? Diciamo che reggono di più. Quando si attaccano i bottoni, diciamo che è più o meno sempre doppio il punto dove si attaccano i bottoni. Per far sparire il nodo che si fa e per fare in modo che il bottone regga, il bottone deve passare da parte, il filo deve passare da parte a parte, e se sul lato dove si mette il bottone ci si lascia il nodo, automaticamente il nodo sparisce perché poi c'è il bottone che sta sopra e sotto è pulito. Si fanno 2 punti sulla stoffa senza il bottone, così siamo sicuri che ci siamo ancorati bene. E poi ci sono tanti modi per mettere il bottone, perché si può mettere passando così e andando in diagonale, che viene con la X nel mezzo praticamente. Can I do it? Wait. Poi può fare anche lui, giustamente. Sì. Poi se no si può fare con 2 barrette orizzontali, una di qua, ora si vede male ma è per spiegarsi, e una di sotto, così. My sock is ripped. Sta cercando di trovare qualcosa che è rotto nei suoi vestiti perché così glieli cuci. Adesso mettiamo un bel bottone qui. You want a button there? She's gonna put a button. Sì. Poi per chiudere il bottone e essere sicuri che ci possa passare dentro l'asola e non se ne vada via, si fa così. Si gira il filo intorno. Si gira il filo intorno, ci si passa nel mezzo, è duro ma Con il filo. con il filo, e poi si fa un nodo così. I nodi fatti così, lasciando il filo tondo e ripassandoci dentro, ti servono per chiudere tutto, perché a questo punto rompi il filo Con le mani. E il bottone è messo. ma i bottoni si possono attaccare anche a fiorellino. Si fa così. Purtroppo dal video non si percepisce, ma qui dentro c'è una calma impressionante. E io penso sia l'energia della vittoria. Io lo spero tanto.
Oh yeah, c'è anche qui. E ora si fa anche lì. È tutto un buco. Lo dovresti fare te, eh? Sì, infatti sono i tuoi pantaloni. Sono i tuoi pantaloni, dovresti fare te. But she's teaching us. Che vuol dire? Ma non è devi mia... anche fare. Appunto. Sennò come fai a imparare se non lo fai? Dopo. E che questo dopo? è a fiorellino. Si possono attaccare Ah, anche che così i bellino. bottoni. Io vedo sempre questi, questo non l'avevo mai visto. Se guardi le camicie da donna, alle volte hanno questo solo sul primo e magari è diverso il filo o il bottone rispetto alle altre. Ah, è perché è uno stile. È una cosa stilosa. Ecco, come si attaccano tutti i bottoni. Perché i bottoni possono essere anche così rivestiti. Ah, sì. Possono avere due buchetti. Come potete vedere, non è una cosa improvvisata, è un'arte. Cioè, questi sono appunti veramente di come fare tutti i vari tipi di Le asole a Le mano, asole, i le bottoni. sprangoline, gli occhiellini, come Ragazzi. si mettono i ganci. Questi sono praticamente la tua Bibbia della scuola? Sì, questa era la Bibbia della scuola. Insomma, raccontaci un po', a parte insegnarci come fare a fare tutte queste cose. Come hai cominciato? Da dove è venuta la tua passione per questa cosa? Dalle Barbie e dalla nonna. Come di Emma? Io ero innamorata delle Barbie, ero innamorata dei film con i vestiti d'epoca e quindi stressavo la mia nonna per farmi i vestiti dei film. C'ho una Barbie vestita con il vestito bianco di Marilyn Monroe quando la moglie è in vacanza. Che L'hai è stato- fatto te? Me lo fece la nonna Ah. quello, perché io avevo la fissazione per Marilyn Monroe, quindi mi fece tutta una serie di vestiti dei film e io un po' guardando lei, un po' col fatto che la mia mamma lavorava, quindi io stavo tanto con le nonne, erano molto brave tutte e due, mi Erano faceva fatte per così perché sapevano cucire per o passione, perché passione? era un'epoca in cui comunque faceva ancora tutto a mano. sì, le nonne cucivano e se non cucivano loro comunque avevano sempre visto le sarte. In Italia, dopo la seconda guerra mondiale, usava tantissimo avere la sarta a casa, un pomeriggio ogni 15 giorni, ogni settimana, a seconda di quanto era grande la famiglia, c'era una sarta che andava e passava la giornata dentro casa con la famiglia e metteva a posto tutto, lo strappo sul lenzuolo, preparava il corredo e lo cifrava se la famiglia non se lo poteva permettere di prenderlo fuori, sistemava i vestiti delle più grandi per le più piccole, faceva tutte le riparazioni di cui c'era bisogno, rattoppavano tantissimo, quindi erano bravissime a rattoppare, che sembra una bischerata, però a riprendere le maglie dei maglioni quando sì, non è è una facile. cosa molto difficile. E quindi io, stando con le nonne che comunque cucivano, facevano la maglia, tutto ho imparato. Quindi era una tradizione, si passava da madre a figlia, da madre a figlia. Sì, Era a tutta casa una mia cosa. cucivano tutti. Addirittura nella famiglia di mia mamma tessevano a telaio. Addirittura? Sì, erano. Ora Luca si fa mettere un bottone No, così potresti fare. sulla maglietta. Diciamo che siamo venuti per imparare, ma è più bello guardarti lavorare. Qui Ma perché lì, Luca? Come? Huh? That's strange. questo è un bottone del calcestoio, di quelli che si usano anche per fare le riparazioni. Così ti porti in giro un pezzettino di Ma Firenze. guarda che storia. Eh? Magari un giorno il giorno del calcestoio anche te. Che ne sa, ci sa mai. Fatto. Vai. Luca, turn around. turn over. E here you go. Per fare i vestiti bisogna usare la macchina da cucire prima, fondamentalmente fai prima e hai la possibilità di fare dei punti molto regolari, anche elastici, Ok. che a mano è più difficile riprodurre. Però lo potresti fare a mano. Veramente si può fare tutto a mano.
No, se sei nudo nel deserto e ti puoi fare qualche cosa, te lo puoi fare a mano, si fa tutto. Però è una questione di, diciamo, di tempistica e magari un po' più di precisione, perché il punto viene più preciso. Calcola che il punto a mano è più resistente di quello a macchina, cioè il punto a mano non lo smonti. Infatti poi si strappa tutta la roba. No, io tiro te giù. 1, 2, 3. Allora, Ora la mia qua. Ok, can I have abbiamo tappato il buchino. Can I have the button? Oh, can I help you? lo puoi fare tu? Sì. Ora, un secondo. Ora ti dico cosa devi fare, ok? guarda un po' come erano le forbici di prima. Guarda lì, Guarda. è vero. Lascia lì, piano piano. Più in alto. Cosa? Luca, you did it. Bravissimo. Okay. Ora lo so. First we have to Per fare andare la macchina si schiaccia il pedale. Piano piano e ti tieni la mano qua in modo che siamo sicuri di non ci puoi passare sopra. Prova. Piano piano. Qua c'hai dei numeri e qua anche c'hai dei numeri che ti aiutano quando vuoi andare dritto. Tieni la mano e guardi che passi sempre, per esempio, dal primo. No, io la devo. E dovete sapere che lei da 10 anni collabora con il calcio storico fiorentino e fa praticamente tutte le riparazioni dei vestiti. Difatti qui potete vedere un vestito di una Madonna e questo dietro è un figurante? Sì, gli altri sono... perché il corteo storico fiorentino ha solamente 21 donne. Questi vestiti te li ripari soltanto o li fai anche? No, li faccio anche. Queste sono due foto di, Cose che ho fatto dei io, figuranti che lei ha fatto del calcio storico. Ho fatto tutti e 4 i capitani, 4 colori l'ho fatti io. Ah sì? Tutti. Eccoci, avete sentito? Orgoglio fiorentino. Orgoglio fiorentino. Ma questi vestiti, ok, loro te li portano per riparazione o te vai lì e li ripari? Come Allora, funziona? Diciamo che normalmente si porta tutto qua, anche perché loro me li portano dicendo che c'è un bottone saltato, ma i vestiti sono... Firenze non ha più i vestiti vecchi perché nel 66 durante l'alluvione i magazzini erano molto vicini all'Arno, quindi si è allagato tutto, è stato buttato via praticamente tutto, tranne quei 2 o 3 figuranti che avevano le cose a casa, che sono quelli più preziosi che sono rimasti, il resto non c'è più niente, ma alla fine degli anni 60 e nei primi anni 70 hanno fatto praticamente tutto il corteo nuovo. Conta che ci sono 650 figuranti nel corteo, 70 roba l'hanno fatta, tipo questa qui è uno di quelli più vecchiotti e quindi cioè loro mi dicono che gli è saltato il bottone, poi si è scucito qui si perdono i pezzi, le fodere dentro sono sempre da riprendere perché si scuciono, le fodere, guarda, tutti questi punti qui, poi gli si rimette un bordo interno per farli reggere e durare di più, perché chiaramente quelli che sfilano hanno tutti delle fisicità
di persone normali e tutti diversi, quindi se ci sono 30 vestiti, anche se escono in 10, bisogna riuscire a fare in modo che tutti e 30 vestiti siano buoni, perché in quei 30 si riesce a trovare i vestiti per quei 10 che devono fare l'uscita, né? Cioè, per riparare i vestiti ci vogliono dei giorni, perché poi, non potendo smontare, questi si fanno tutti a mano, non ci si rimette più la macchina da cucire. E questo lo fai tutto da sola? Sì. Fallo vedere. Vuole uscire? Mentre facciamo l'intervista c'è il mago qui che sta facendo la magia. C'è la scatola magica, sta chiudendo Cosimo dentro la scatola magica. Prima quella avete sentito era l'uva. La scatola gira e Cosimo sparisce. Aspettate un secondo. Aspettiamo un secondo, va bene. Che problema tecnico. C'è un problema tecnico? No, è sbagliato l'uscita. Ok, my turn. Te sei preciso. Ma quando non fai le cose per il calcio storico, fai qualcos'altro o cosa fai? Allora, faccio altre cose storiche. Ho lavorato per Pisa, perché le vedi quelle là? Tutte queste qui. Queste sono tutte forme per fare cappelli. Io ho una certa fissazione Questo non si deve e dato che ho avuto la fortuna di lavorare a Roma in un posto dove facevano cappelli e di avere un'amica modista che mi ha insegnato, a Pisa ho fatto soprattutto cappelli, con le cose un po' fine 500, con le piume, un po' Bello. cose così. E poi ho fatto delle calze. Per Pisa ho fatto soprattutto accessori. Poi l'anno scorso abbiamo fatto un sacco di mascotte per la Fratres, sono quei donatori di sangue. Abbiamo studiato con loro delle cose, abbiamo rifatto il logo grande, se lo infilano. Poi capitano tutte quelle cose che sono le riparazioni ordinarie. Mi piace, una grandissima passione per il ballo ottocentesco. Quindi si stanno vestendo tutti 800 per prendere a ballare. E te mi fai i vestiti? E ti ho fatto i cappelli, ho fatto tutte le cuffiette, delle cose così. E poi mi capita di fare cartamodelli se non me li chiede. E ci hai detto che vuoi cominciare questo corso per bambini. Quando inizierà questo corso? Allora, faccio un esperimento con gli adulti, perché se imparano gli adulti allora i bambini si va tranquilli. A settembre al conventino si faranno 4 pomeriggi, un corso che si chiamerà Rudimenti di sarteria, proprio per chi non ha mai fatto niente e vuole imparare a attaccarsi il bottone per non essere costretto a portarlo dalla sarta. E da quello io vorrei tirar fuori un corso online. Online ci sono tantissime cose gratuite, ma danno sempre per scontato che qualche cosa tu lo sappia. Tu già fare. sai. Sì. E invece ci sono delle cose che a noi sarte sembrano assolutamente stupide e scontate, tipo gli aghi hanno delle misure, se no ci caccerai mai dentro il filo. Però se uno non lo sa, va a comprare l'ago a caso, normalmente magari quello costa meno, più piccino, e non cucirà mai il bottone perché rinuncerà dopo 5 minuti. Prepariamo il kit, la scatolina, quello che serve. E poi da lì, se ti piace, anche imparare a sapere che stoffe c'hai davanti, cioè che con un panno di lana e pantalone pellestato non ti puoi fare. No. Questo qui sarà la cosa del futuro, perché bisogna tornare alla semplicità. Le cose semplici sono le cose migliori. Però insegnare ai bambini è il modo migliore, perché è come se riporti un'arte che si sta perdendo. E mi stanno chiedendo in tantissimi di fare la queste cose. study. C'è un altro progetto invece, una cosa che è venuta fuori. Faremo delle magliette. Perché sono una cosa che si possono mettere addosso veramente tutti, è due cose. La maglietta è la cosa che usa chiunque, però
te la facciamo personalizzata. Quindi puoi scegliere le cose, è una cosa che si sta facendo adesso, che viene fuori nei prossimi mesi, ogni mese verrà fuori una maglietta diversa, tutte con la stessa base, però tutte personalizzabili, perché a me mi capita un sacco di volte. La maglietta bianca mi piace, vedo quella cosa, però la vorrei verde. E io te lo faccio verde, te lo faccio scegliere come vuoi, ti do l'idea di quello che puoi avere in fondo, è una cosa che è tua e basta, e non ce l'ha nessun altro. Non ce l'ha nessun altro. Bellina come idea. Sì. Una bella idea. Però su una base molto molto semplice. Questo è un messaggio importante perché se voi vi rendete conto cosa stiamo facendo con questa serie di video, vi vogliamo mostrare che se noi tiriamo fuori la nostra creatività, va bene? Abbiamo un messaggio da trasmettere a chiunque. Quindi non importa essere i guru spirituali, vi mettete a sedere e fate la meditazione. Questa è la più spassionata versione semplice di cosa possiamo creare. E meditare mentre lo facciamo. Sì, uscire è meditazione. È rilassantissimo. Per questo mi ha insegnato a bambini. Vediamo un attimo di trascrizione per bambini. Grazie Vittoria Grazie di averci a voi, portato grazie in mille. questo. Ciao! Ciao!